Le hai provate sicuramente, fai di tutto per evitarle e sperimentarle al minimo nella tua vita. Sicuramente qualche persona ha cercato di farti sentire in questo modo. Di cosa stiamo parlando? Ne parliamo in questo nuovo episodio di Comfort Zone, il podcast di Quiet Mood. Immagina un mondo dove la crescita personale non richiede salti nel vuoto, dove il vero progresso avviene all'interno della tua zona di comfort, dove vivere appieno non significa correre senza sosta sulla ruota del criceto delle aspettative altrui. Se anche tu sogni questa realtà, sei nel posto giusto. Ti do il benvenuto in Comfort Zone, il podcast del dottor Emilio Gerboni. Buon ascolto. Comfort zone. Comfort zone. Comfort zone. Non so se hai indovinato quali sono le emozioni di cui ti stavo facendo il quiz nell'introduzione. Sono quelle che io chiamo le emozioni del controllo. Come vedi, il quiz ancora non è terminato e ancora non ti svelerò quali sono queste emozioni. Cosa sono le emozioni del controllo? Dal mio punto di vista, le emozioni del controllo sono quelle che sono utilizzate con la finalità di dirigere il tuo comportamento nell'interesse di colui che vuole appunto indirizzare il tuo comportamento verso una finalità che non è tua, cioè non è il meglio per te. Questa persona non sta pensando che la cosa che sta facendo sia il meglio per te, o meglio, lo può anche pensare come forma di autoinganno. La realtà è che sta facendo questa operazione per andare verso i suoi interessi, quindi ne può essere più o meno consapevole o completamente incosciente di questa cosa, però in realtà nella pratica quello che sta facendo è dirigere il tuo comportamento nel suo interesse. Ora, quando io dico questa persona, in realtà non sto parlando di una persona, sto parlando, potrebbe essere anche un'azienda, un ente, il regime politico dominante nel momento storico in cui stai vivendo. Potrebbero essere quindi gruppi, il gruppo di amici, il gruppo di colleghi, il gruppo della parrocchia, insomma. Ovviamente tutti questi gruppi sono fatti da persone, così come i genitori, i parenti, no? Che ci può essere quindi una sorta di coalizione che è finalizzata a far sì che tu ti comporti in questo modo. Sicuramente un esempio in questa direzione è il Truman Show, no? Nel Truman Show c'è un'equipe televisiva che vuole dirigere il comportamento di Truman affinché lui rimanga personaggio della serie che l'ha reso famoso senza che lui ne sia consapevole e che lui non sa di essere protagonista di una serie televisiva. E quando vuole uscire, diciamo, dai ranghi, viene indotto a tornare prima morbidamente e poi sempre più pesantemente. Quindi le emozioni del controllo servono proprio a questo, quindi a mettere sul binario spesso per farti diventare carne da macello, no? Come si fa con gli animali, no? E i polli gli dai da mangiare, e ti prendi cura di loro e loro non sanno che poi a un certo punto vengono messi in un rullo, credo, non sono esperto di macellazione di polli, e poi comunque alla fine vengono uccisi, quindi non è che gli stavi dando da mangiare per il loro bene. Quindi capisci che è un po' come installare un microchip, no? Un altro film classico che parla di questo controllo che viene fatto, diciamo, tramite anche queste emozioni è Matrix, no? Matrix ci fa ben capire come un sistema possa cercare di indirizzare
in maniera ingannevole le persone, facendogli credere addirittura di una realtà che non esiste per i loro scopi, quindi per utilizzare nel Matrix gli umani vengono utilizzati come batterie. Ora, quali sono queste emozioni che sono all'interno di questo microchip? Quindi questo microchip che programma, come è programmato? Qual è il programma che controlla dall'interno e che riesce ad ottenere l'effetto di farti comportare in un modo desiderato dalla Matrix, ok? Sono il senso di colpa e la vergogna. Il senso di colpa e la vergogna come riescono a avere questo effetto di controllo su di te, quindi nell'impedirti poi di esprimerti in un modo che sia che rispecchi quindi chi sei, nel senso più spontaneo e naturale del termine, no? Quindi nel fare in modo che tu sia autentico. Queste emozioni cosa fanno? Sostanzialmente provocano malessere, provocano dolore, ti fanno sentire male, non sono emozioni piacevoli in nessun caso, no? Anche se poi noi abbiamo un'abilità di convertire anche le cose spiacevoli in quasi perversioni, no? Però, quindi piacevoli perversioni, però diciamo che di base sono meccanismi di difesa che intervengono. Le emozioni del senso di colpa e della vergogna fanno stare molto molto male. E quindi le persone cercano di evitarle come la peste. Questo perché la vergogna ci fa sentire umiliati perché sbagliati, inferiori, inadeguati. La colpa invece, come il termine stesso dice, ci fa sentire colpevoli, dei peccatori, sbagliati, cattivi. E quindi per evitare di sentirci in questo modo possiamo aderire alle indicazioni che riceviamo. Ora, queste indicazioni non riguardano soltanto il comportamento, quindi comportati così o comportati cosà, ma anche il fatto di doverti sentire in un certo modo, dover provare determinate emozioni e dover pensare certe cose piuttosto che altre. Quindi da piccoli, ad esempio, uno ti potrebbe dire: ma non gli vuoi bene alla mamma? In questo caso è come se io ho un divieto per cui non posso voler bene, cioè se non voglio bene a mia mamma sto sbagliando, quindi sono sia inadeguato e mi dovrei vergognare, sia colpevole. Come vedete vanno molto a braccetto, e quindi in questo caso io ti sto costringendo a voler bene alla mamma, non ti sto permettendo di voler veramente bene alla mamma. Tra l'altro questa cosa dovrebbe avere un effetto proprio di ridurre il bene che si può volere alla mamma, perché senti che ti sta facendo sentire male, no? Se te lo chiede la mamma, no? Gli vuoi bene alla mammina? Ok, questo chiaramente è una forma di manipolazione di quelle apparentemente innocue, e spesso quelle più innocue, quelle più ingenue sono le più pericolose, sono le più dannose. Quasi quasi è meglio quando ti manipolano in modo diretto, preciso e chiaro, no? Infatti a noi ci piacciono proprio i film dove ci sono i cattivi e buoni che sono espliciti, no? Sono chiaramente buoni e cattivi. Se hai visto Il Trono di Spade, ti ricorderai della tortura che Ramsay Bolton infligge a Theon Greyjoy, uno dei personaggi più antipatici in assoluto, ovviamente dietro il re Joffrey, e quasi tutti ci siamo sentiti felici quando è morto, no? Quindi invece che sentirci in colpa va bene sentirsi felici in questa circostanza, semplicemente perché era una persona spietata e completamente disturbata, no? Quindi iniziamo a vedere come il senso di colpa ci condiziona nel non poter accettare dei sentimenti che noi proviamo e comprendiamo. Comunque, tornando a la tortura che Ramsay Bolton infligge a Theon, lui sostanzialmente utilizza
proprio queste emozioni, no? L'umiliazione in particolare. Lo fa comportare come un cane, lo fa sentire inferiore, gli toglie la virilità evirandolo, e quindi sia con violenza fisica che con violenza psicologica lo tortura e lo riduce ad una larva, andando a sopprimere proprio completamente la sua personalità e facendo in modo di ottenere da lui un comportamento servile che di accettazione e di sudditanza, quindi di dominio da parte di Ramsey. Infatti, come vedi, attraverso questa violenza si può ottenere anche il dominio e la dominanza sugli altri, quindi avere potere sulle altre persone. Del resto il bullismo si fonda anche quello sull'umiliazione, no? Quindi è come dire che un insegnante che a scuola ti dice l'altra classe è più brava della tua di questa classe, voi siete degli sciagurati, è un bullo, è un atto di bullismo, perché non è una forma di educazione per ottenere un buon risultato. L'insegnante non ti vorrà rubare la merendina, si spera, però comunque quello che sta facendo è utilizzare l'umiliazione e lo screditamento per ottenere apparentemente da parte della classe un impegno maggiore, uno sforzo di volontà maggiore, una disciplina maggiore, cosa che invece andrebbe ottenuta in tutt'altro modo. Però questo chiaramente è un altro discorso ampio e non lo andiamo ad affrontare adesso. In questo caso ti volevo far vedere come comportamenti che noi accettiamo come normali, come opportuni nella nostra quotidianità, in realtà sono dei comportamenti altamente deprecabili e io direi quasi da carcere. Quindi queste emozioni sono utilizzate attraverso la comunicazione prevalentemente per ottenere il fatto che tu ti conformi a un determinato comportamento, una linea di pensiero e ti allontani sempre di più dal tuo modo di sentire, dal tuo modo di pensare, dal poter sviluppare un tuo modo di pensare e di sentire e quindi di ragionare, anche perché in questo caso non è contemplato il ragionamento, è contemplato il fatto di essere comandati, quindi è un comando a fare, pensare, sentire in un certo modo. Tra l'altro c'è anche un altro punto molto importante, cioè il fatto che queste emozioni non siano naturali, non siano biologicamente predeterminate. Cosa significa questo? Che sono un prodotto culturale, sono un prodotto di come è gestita la cultura, la società, quindi non sono delle cose che esistono in natura. Cosa esiste in natura? In natura le emozioni che sono state studiate prevalentemente da Paul Ekman come le emozioni, quelle condivise, universali, biologicamente innate, sono 7 e tra queste la colpa e la vergogna non ci sono, che sono dei prodotti più complessi che si basano proprio anche su queste emozioni, no? Le emozioni di base le andiamo a elencare a titolo informativo: sono la gioia, la rabbia, la paura, la sorpresa, il disprezzo e il disgusto. Mi pare di averle elencate tutte, ok? E le avrai viste magari anche nel cartone della Disney Inside Out 1 e 2, no? E tra l'altro in Inside Out 2 c'è anche un'operazione che a me sinceramente mi ha lasciato un po' così. Ho preferito decisamente il primo tra gli due Inside Out, anche se il secondo è piaciuto moltissimo, anche perché in giro non ci sono tantissimi film di gran qualità secondo me, ma come sempre sai che io faccio i miei commenti da boomer, lasciami perdere per questo secondo della lagna da boomer. Però diciamo questo, che cosa non mi è piaciuto di Inside Out 2, che appunto certe emozioni, anzi alcune non sono nemmeno emozioni dal mio punto di vista, cioè ad esempio c'è l'ansia che viene presentata come un'emozione che emerge nella pubertà. In realtà l'ansia, dal mio punto di vista, non è un'emozione, è un'attivazione psicofisiologica che
di reazione e quindi di preparazione a un pericolo futuro. Alla base, diciamo, l'emozione prevalente, che ci può essere la paura, ma poi ci sono sotto appunto delle emozioni, è una percezione di pericolo, quindi non è un'emozione, soprattutto non è un'emozione di base, e soprattutto non è che sia naturale che venga perché sei nella pubertà. Quindi questa idea che a un certo punto l'invidia, l'ansia, l'imbarazzo spuntino non perché sei stato condizionato dalla cultura, ma perché invece, stai crescendo, così come ti vengono le mestruazioni oppure ti crescono i peli pubici, così arrivano queste emozioni qua. Inoltre non mi è piaciuto nemmeno il fatto che sia stata calcata un po' la mano su questo tensione educativa. Cioè, secondo me, quando vedi un film deve essere un film, poi se è educativo va bene, però l'idea di riprodurre dei dati veri serve semplicemente a rendere più credibile quello che sto guardando. Ma il fatto che sia stato fatto un po' in maniera, come dire, siamo fatti così, no? Ti ricordi il cartone che aveva proprio questa intenzione di far capire come funzionava il corpo umano, e poi all'interno c'erano quei pupazzi buffi che giravano, insomma, che erano divertenti, però di base trasformare Inside Out in siamo fatti così mi ha lasciato un po' interdetto, però me lo sono comunque goduto, non sto dicendo che sia un brutto film, però dal punto di vista dell'analisi psicologica ci sono questi elementi che non mi hanno fatto impazzire, proprio anche perché creano e alimentano la confusione tra biologia e cultura. E quindi io ho capito che vado a normalizzare il fatto che se mi sento ansioso non sono una persona malata di mente, disturbata, anomala, perché tutti si sentono ansiosi. Certo, è anche stata definita la società in cui viviamo, la società dell'ansia, la società della performance, la società dello stress, ma se noi dobbiamo mettere nella normalità lo stress, l'ansia, invece che dire è un prodotto di una società che è costruita in maniera tale da generarla, è un prodotto quindi culturale, non è un prodotto biologico. Noi dovremmo creare società dove queste emozioni sono assenti. Questa sarebbe la mia visione, Poi la puoi sposare, la puoi condividere, la puoi non condividere, però diciamo che probabilmente sarebbe preferibile per tutti questa cosa, no? Quindi la possibilità di poter condividere che noi possiamo fare a meno di senso di colpa e di vergogna, in quanto che costruire una società dove queste due emozioni non si presentano. Lo so che tu dirai, vabbè, ma poi se non mi sento in colpa mi comporto male. Non è vero, non miglioro, non cerco di fare bene le cose. Ma perché mai uno dovrebbe fare bene le cose perché c'ho il forcone dietro da cui devo scappare? In realtà questo porta anche un'idea dell'essere umano negativa, cioè l'idea che è deviato e va riportato nella retta via. Poi sappiamo che ci sono delle basi anche molto profonde, radicate, storiche, religiose, morali, che non sono sicuramente aspetti che rientrano nella biologia. Quindi io le eliminerei dal nostro giardino emotivo. Quindi la cosa fondamentale è sapere che queste due, non dobbiamo organizzarci intorno a queste due emozioni, ma in realtà sono le emozioni che più di tutte diventano fondamentali per la crescita personale. Cioè, prima di tutto mi devo togliere sto microchip, perché altrimenti tutte le azioni che io faccio sono accessorie, cioè sono non sono emancipato. Cioè, se io non sono uscito da Matrix, che cacchio vado a fare i pesi dentro la Matrix, che sono una proiezione mentale? Ok? Quindi prima di tutto il microchip va disinnescato, perché alla base della maggior parte dei disturbi, delle problematiche psicologiche, dietro ci sono queste due emozioni qui. Poi molte volte le persone richiedono per compensare, cioè fammi diventare bravo così non mi sento inadeguato, mi voglio sentire ok, adeguandomi poi a degli standard esterni della società invece, e quindi cerco di diventare una persona magari diversa da quella che sono, perché penso che la persona che sono è sbagliata.
Quindi invece che andare proprio a lavorare sullo scioglimento di queste due emozioni, e questo io vedo che non viene fatto, ma proprio in larga scala, anche perché se appunto vengono spacciate come emozioni naturali, e quindi questa cosa già ci fa capire che non tanto bene va la situazione, e spero che tu sarai d'accordo con me. Quindi effettivamente, se noi vogliamo sentirci liberi, vogliamo sentirci nella possibilità, vogliamo accedere alla possibilità di esprimerci al massimo di chi siamo, prima di tutto sto microchip dobbiamo liberarcene. Questi sono gli input per questo episodio di Comfort Zone. Spero che la puntata sia stata di tuo gradimento. Ovviamente, se ci sono delle domande, delle curiosità, degli approfondimenti che vorresti fossero fatti su questa tematica, che sarebbe ampissima e potremmo parlarne per giorni e giorni, così come per le altre puntate, puoi iscriverci e poi nello stacchetto vedrai dove puoi iscriverci. Un saluto dal dottor Emilio Gerboni, ciao, stay cushy not pushy, e al prossimo episodio di Comfort Zone. Ciao! Avete ascoltato Comfort Zone, il podcast del dottor Emilio Gerboni. Per accedere ai contenuti extra del podcast, registrati gratuitamente sul portale della Scuola di Evoluzione Comoda di Quiet Mood all'indirizzo www.quietmood.academy. Se vuoi iscriverci, puoi farlo all'indirizzo email info@quietmood.it. Ti aspettiamo al prossimo episodio. Stay cushy, not pushy.